Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le tendenze energetiche per la crescita spirituale della bilancia per il secondo semestre 2025. Ok, questa qui. Abbiamo la carta del matto, amici della bilancia. Quando c'è il matto si parla di nuovi inizi, nuove avventure, potrebbero anche essere dei viaggi o potrebbe anche fare riferimento ai bambini e di conseguenza, essendo una lettura sulla crescita spirituale, qui parliamo di bambino interiore. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove potete trovare tutti i servizi che offro e il numero di telefono. Inoltre nella descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. C'è il link al workshop di inizio luglio sulla stesa Identikit, quindi si imparerà a fare l'identikit di una persona. E inoltre in descrizione c'è anche il link della promozione di giugno perché abbiamo una lettura semestrale in promozione. Bene. Ok, partiamo con una sacerdotessa. Abbiamo il sole. Quattro di coppe. Il Papa. Abbiamo il Diavolo. Fante di coppe. E Re di spade, ragazzi. Tanti arcani maggiori, devo dire. 4 su 7. Partiamo dalla sacerdotessa, che di solito è una carta che parla di intuizione, guardate, avete papa e papessa. Qui ci potrebbe essere come un avvicinamento, un nuovo tipo di percorso di introspezione, per qualcuno invece è un percorso più esoterico. Partiamo dalla sacerdotessa. Temperanza, 10 di pentacoli e matto. Credo che ci sia da rimettere in equilibrio certi temi. Allora, considerato queste carte, potrebbe essere una questione tra genitori e figli. Diversamente, e siccome all'inizio vi ho parlato di bambino interiore, credo che qui ci sia come da guarire una certa, un certo modo di essere o di sentirsi all'interno di un gruppo. Vi dico questo perché qua abbiamo il 10 di pentacoli che fa riferimento ai grandi gruppi, ma abbiamo anche il sole che è una carta che parla di amicizia, anzi, andiamo a vederlo. Cavaliere di pentacoli. Il sole è una carta che ci parla di prosperità, di abbondanza, di amicizia, di legami puliti. Qui ci potrebbe essere un tema
o legato al fare le cose, diciamo, in modo più scoperto, più alla luce del sole. Però guardate, io ho proprio l'idea che arriverà qualche cosa o che questo movimento, sia che sia un movimento guaritore, sia che sia un movimento, diciamo, di un nuovo percorso, ehm, sarà lento, però molto molto concreto. E secondo me gli amici, in questo senso, il settore delle persone che vi circondano, mettiamola così, potrebbero essere un forte aiuto. Non vi nego che per qualcuno potrebbe entrare qualche collaborazione o qualche nuovo progetto. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo di nuovo il Papa. E gli amanti. Avete tante carte di dualità. La sacerdotessa, la temperanza e gli amanti, e volendo anche il Papa, perché vedete che è tra le due colonne. In realtà poi la carta degli amanti è una bella carta perché ci parla di armonia, però la carta principale è questo 4 di coppe, che è una carta che fondamentalmente è come se vi rendesse ciechi davanti a delle opportunità che avete e che non vedete. Cioè è come se foste focalizzati magari su un solo obiettivo da non accorgervi gli altri che potrebbero effettivamente arrivare. Andiamo a vedere il Papa, perché secondo me arriverà un certo momento dove cercherete una guida. Questa guida può essere un libro, può essere una persona, può essere uno youtuber, può essere quello che per voi è utile per crescere, per espandere la vostra conoscenza. Vi ricordo che il Papa è l'archetipo del maestro. Siccome, non lo so, è anche una carta di ufficializzazione, di riconoscimenti. Se aveste un progetto in testa e per caso ci fossero delle carenze che voi avete che non vi fanno sentire sicuri di questo progetto, qui ci potrebbe essere come la volontà di prendere un attestato, di fare un qualche cosa di più grande, se vogliamo, di più concreto, al fine di arrivare all'obiettivo. Andiamo a vederlo questo Papa. Re di bastoni e eremita. Guardate, l'eremita è una carta di forte saggezza e il Papa è un saggio. Io credo che vi renderete conto di quanto effettivamente avete progredito, state progredendo e di tutta la saggezza e le esperienze, la sapienza che avete accumulato in tutto questo tempo. Nonostante magari potrebbe essere questo Papa, come vi ho detto prima, il bisogno di un'ufficializzazione, vi dico, certe volte non c'è neanche bisogno che siano gli altri a dirci quanto siamo bravi, l'importante è che lo sappiamo riconoscere dentro noi stessi. Essendoci l'archetipo del matto, potrebbe esserci un po' di immaturità in questo senso e secondo me questo semestre vi serve proprio per rendervi conto di quanto siete grandi, del potere che avete, perché qui c'è un diavolo, mi parla di potere personale. Andiamo a vederlo. 8 di denari, quindi parla di quotidianità, parla di lavoro. Sento come un'energia qui che da un lato ha bisogno di essere guarita, dall'altro ha bisogno di esplodere, di esprimersi. Otto di pentacoli e 9 di bastoni.
io credo ragazzi che inizierete a prendere mano sulla vostra vita, a prendere un controllo, a prendere... cioè la bilancia è un segno doppio, ok? Quindi è come se avesse bisogno di una controparte. Io sento che in questo semestre imparerete quanta forza avete dentro anche da soli, anche senza una controparte, che può essere un partner, un amico, un socio. Andiamo a vedere il fante di coppe perché secondo me qua... mm. Allora, il fante di coppe potrebbe parlare o ehm, di una nuova idea, di una nuova, come dire, di un nuovo entusiasmo, se vogliamo. Siccome abbiamo un 6 di pentacoli, che è una carta che parla di equilibrio, di generosità, ma anche di contratti, esattamente come il Papa, qui ci potrebbero essere come dei nuovi contratti in vista o dei nuovi patti. Siccome è una crescita spirituale, è una lettura sulla crescita spirituale, potrebbero essere dei patti che farete a voi stessi. Andiamo a vedere il Re di Spade perché è una bellissima carta per terminare. Io credo che riuscirete a comporre un puzzle, a rendervi conto effettivamente, avendo tutto questo potere, di come sia giusto giostrarlo, amministrarlo. 2 di spade e 4 di coppe. Ragazzi, vi dico, c'è ancora qualche cosa che non vedete, non lo volete vedere, potrebbe esserci anche un pochino di procrastinazione. Diciamo che il Re di Spade, quando capita, è perché vi consiglia, se vogliamo, di fare come degli elenchi, l'elenco del pro e l'elenco del contro, l'elenco del positivo e l'elenco del negativo. Se doveste effettuare una scelta tra prima e dopo, perché effettivamente abbiamo anche gli amanti, non lo vedo tanto e sinceramente sento più che un percorso, diciamo, di guarigione e di uscire allo scoperto. È un po' come scoprire di nuovo voi stessi, scoprire il potere che avete. Mi viene da dire anche quanto potenzialmente si possa stare bene da soli con questo eremita, perché è proprio una lezione di vita che imparerete. Sento che arriverete da ingenui, se vogliamo, e un po' sprovveduti. Sento che questo semestre, ragazzi, vi darà una sicurezza in voi stessi, un potere personale, la capacità di parlare, di comunicare, di guidare, di gestire. Sarà proprio un semestre che vi darà la forza di capire quanto valete. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire ancora. Ok. Mindfulness, carta numero 26 e la carta numero 13 parla della luna piena. Allora, la prima dice, oggi faccio tutte le cose con presenza e intenzione, come un sono nel qui e ora. Mentre questa carta vi invita ad abbracciare la chiarezza e la guida che arriva dalla luna piena. Tenete presente che il numero 13 nei tarocchi è l'arcano della morte e parla di trasformazione, ok? Parla di, non lo so, qui è come se la fanciulla stesse facendo una danza, vedete che ha come un cerchio disegnato sotto, la danza della luna, mi viene in mente un po' la danza della femminilità, che è la parte creativa, anche il matto è collegato con la femminilità, con la creazione, la creatività, il fatto di essere super empatico, di essere emozioni allo stato puro. Andiamo a vedere una carta dei semistellari. Ok, ok, guardate, la guida della terra. La tua chiamata sacra sulla terra è semplicemente di amare ed essere amato. Wow, questo potrebbe essere quasi lo scopo della vita, divulgare amore.
Ma difatti sì, ragazzi, avete un cuore grande. Ok. Rifletti su questo momento, rifletti nel senso di proietta la stessa immagine, come lo specchio che riflette, no? Su questo momento amore, gentilezza e compassione. L'amore, la compassione, le coccole della mamma, mi viene da dire, sono quelle che secondo me vi darete e di lì imparerete quanto effettivamente valete. Ok ragazzi, ultimo oracolo, andiamo a vedere che altro vi vogliono dire. Comunque vi sento empoderados, si dice in spagnolo, empoderati sarebbe, che non so se in italiano esista, ma rende molto bene l'idea. Andiamo a vedere l'ultimo oracolo o gli ultimi oracoli. Difatti, mamma mia, quanti. Ok, questa carta io l'associo, è un numero 42, io l'associo a un asso di denari perché ha come questo viottolo dorato e parla, e poi vabbè si arriva in questo castello bellissimo, grandissimo, e parla di abbondanza e di successo, ragazzi. Abbiamo la carta numero 7, parla di lezioni karmiche e di assistenza. Tenete presente che ci sono gli indiani d'America, è come se fosse qualcuno delle vite passate, qualche guida, qualche anima che avete già conosciuto nelle vite passate e che vi sta vicino. Wow, e anche qui abbiamo di nuovo una carta che mi parla di saggezza, esattamente come l'eremita e il papa. Parla e giustamente si ricollega anche a uno dei significati del sole che parla proprio di chiarezza mentale. Questo è un mago. Il mago è un numero 5, però il mago come archetipo è colui che prende la materia, quello che c'è, che sia bello o brutto non importa, prende l'energia pesante e la trasforma in qualche cosa di prezioso. Prende il piombo e lo trasforma in oro. Quindi è come se questo semestre scopriste quali sono tutte le vostre doti, le vostre esperienze, la vostra saggezza e diciamo alle quali potete attingere per ritrovare, mi viene da dire un po' l'entusiasmo e per riuscire anche a gestire varie questioni, secondo me, della vostra vita con il Re di Spade. Amici della bilancia, si prepara un periodo pieno di saggezza. Io ve lo auguro, perché quando si diventa saggi si riescono a vedere cose che prima non si vedevano. Siccome qua avete 1 e 2, 4 di coppe, che insomma sono le carte un po' della cecità, è come se prendeste in mano il vostro valore, il vostro potere. È una bellissima stesa, io spero che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti che a me piace sempre leggerli. Se volete iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail oppure potete compilare il form sulla nuova pagina web, trovate il link sotto nella descrizione e nella home page del canale di YouTube. Diversamente ragazzi, se per caso volete andare a vostro ritmo, potete anche fare lo stesso lavoro abbonandovi al canale. La sezione degli abbonamenti tratta le credenze limitanti divise un po' per settore, quindi amore, denaro, via dicendo, ma ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, per espandere la conoscenza. Ed è un po' tutto quello che io ho imparato in tanti anni, che ho, diciamo, condensato e messo a disposizione in quella sezione. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!